benvenuto su Heavy Metal Heaven. Oggi rincontriamo una vecchia conoscenza che col suo nuovo album mantiene alta la qualità, ma pecca un po' in fatto di quantità. Se ci segui dai tempi della vecchia website, forse potresti ricordarti degli Evum. Di questo gruppo torinese ci siamo occupati ben 2 volte negli anni, prima col secondo full length, Discronia del 2017, e poi con Multiverse del 2020. E se non abbiamo avuto la possibilità di recensire il quarto, Glitch, abbiamo ora il piacere di riospitarli con il loro nuovo lavoro, Kaleidoscope. Uscito lo scorso 17 gennaio, si pone un po' a metà tra EP e full length, anche se il gruppo lo considera in quest'ultima maniera. Volendo fare lo stesso anche noi, non possiamo che considerarlo inconsistente. Escludendo 2 intermezzi elettronici e la riproposizione strumentale di 2 pezzi già sentiti in forma cantata lungo il disco, sono solo 5 i pezzi veri e propri di Kaleidoscope, che tra l'altro, solo grazie alle citate versioni strumentali, riesce a superare la mezz'ora, altrimenti lo mettiamo. Secondo me sarebbe stato meglio ricavare da queste tracce un EP invece che creare un full length così poco sostanzioso, almeno in termini di quantità. Ed è un peccato, dato che invece la qualità della musica degli Evum è indiscutibile, a partire dallo stile scelto. Se nelle volte precedenti i torinesi si muovevano tra gothic e symphonic metal, oggi quest'ultima influenza spunta solo a tratti. Adesso il gruppo suona un goth metal sui generis, che parte dalla classica forma con voce femminile, arricchito da influssi moderni ed esterni al genere. Vanno dall'elettronica al power metal, passando per l'alternative e tanto altro. È un suono che lungo Kaleidoscope tende a variare molto, con sfaccettature musicali ed atmosfera che cambiano da traccia a traccia, come suggerisce il titolo, ma senza sembrare scollato. Al contrario, gli Evum sono bravi a mantenere una certa personalità lungo tutta la scaletta. In più il gruppo può contare su buone doti e su una capacità ammirevole nel giostrarsi tra le varie influenze, senza mai snaturarsi. Soprattutto però, i piemontesi eccellano nella costruzione di canzoni orecchiabili, non scontate e facili da ricordare. Lo si può sentire per esempio con B20, molto allegra, carina, divertente, con le sue influenze folk e il testo ispirato a Dungeons and Dragons. Oppure con Be a Lady. È un brano femminista in cui la frontwoman Lucille Nightshade viene affiancata da Caitlin e Delaney, le 2 cantanti del gruppo alternative metal Octocrura, in una cavalcata tra gothic, metal melodico e influenze power, che brilla soprattutto per i ritornelli molto catchy. Da citare anche Fog of Fear, l'episodio più grintoso dell'8. Con la sua potenza ritmica dagli influssi metalcore incide molto bene. Insomma, se da un lato Kaleidoscope è un disco molto ben realizzato, variopinto, valido, dall'altro rappresenta un rammarico. Di musica così ne avrei voluto ascoltare di più. Sempre considerandolo in full length, la sua brevità pesa abbastanza sulla mia impressione complessiva. Se gli Evum avessero inserito anche solo 2 o 3 brani in più sullo stesso livello, di sicuro il mio giudizio sarebbe stato molto migliore. Poi, per quanto mi riguarda, il gruppo torinese è ampiamente promosso. Spero però di poterlo ascoltare con un disco ben più consistente la prossima volta. Voto di Heavy Metal Heaven 79 su 100. La nostra settimana si chiude qui. Se la video recensione ti è piaciuta, diccelo nei commenti, oltre a mettere like e condividere. In più puoi iscriverti al nostro canale e attivare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei contenuti che pubblichiamo ogni pochi giorni. Infine ti invitiamo a seguirci su Facebook, Instagram e Twitter. Come sempre, il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!